Oggi il nostro viaggio con Cristiano Luzzago continua ad altissima velocità. Un'auto nata per le corse, un esemplare unico, tutto da scoprire. Con Gentleman Driver siamo sempre alla ricerca di modelli rari e particolari da presentare ai nostri telespettatori. Oggi abbiamo una vettura di grande importanza storica e collezionistica che è l'unica Ermini Grand Prix esistente. Chi era Ermini? Ermini era un meccanico, un corridore, un pilota che si distinse nel dopoguerra con le sue vetture e che nel 1948, dopo l'esperienza di prime due vetture costruite nel 1947, produsse due vetture da Grand Prix, da Gran Premio, la F2 dell'epoca paragonabile all'attuale Formula 1. Nell'immediato dopoguerra, in un periodo di piena ricostruzione dell'Italia, nella quale ben poco spazio era rimasto per le attività ludiche, cinema, spettacoli si erano molto rarefatti, l'automobilismo costituisce un momento di particolare aggregazione, di particolare interesse per il pubblico di tutto il paese. Infatti in Italia si cominciano a organizzare un grande numero di eventi motoristici. Ricordiamo i più famosi che sono la Targa Florio, il Circuito di Sicilia, la Coppa delle Dolomiti, la Mille Miglia, quindi eventi nei quali costruttori, preparatori, semplici meccanici o semplici automobilisti potevano prendere la loro vettura e cimentarsi in competizioni che erano veramente epiche per l'epoca. Ermini costruisce due vetture, l'unica rimasta è questa che presentiamo oggi, che erano composte da un telaio Gilco. Gilco era una famosa industria milanese il cui acronimo deriva da Gilberto Colombo, che produceva i telai per le più prestigiose vetture da corsa. Fa produrre su suo disegno una carrozzeria dalla carrozzeria Tafani di Firenze, essendo appunto Ermini stesso fiorentino, e per primo, utilizzando il basamento di un motore Fiat 1100, progetta e costruisce una testata bialbero che all'epoca soltanto Ferrari possedeva. Infatti Maserati, Oscar e altre case automobilistiche correvano ancora con testate monoalbero. Ermini in realtà produsse soltanto 19 automobili e di queste 19 solo due vetture da Gran Premio, delle quali l'unica rimasta è il modello che stiamo presentando. Ermini era all'epoca finanziato da, come lo chiameremo attualmente, uno sponsor, tale Siro Sbraci, che utilizzò questa vettura che fu infatti intestata a lui. L'altra gemella invece fu utilizzata da Ermini. Entrambe le vetture, alla guida di Sbraci e di Ermini, esordirono alla Firenze Fiesole. Successivamente, dopo solo una settimana, questa vettura, che era quella di Sbraci, fu invece guidata da Ermini nella Mille Miglia. E così via, le vetture continuarono nel 1948 la loro storia sportiva, fino al malaugurato o infausto circuito della Toscana, nella quale purtroppo Ermini, alla guida della vettura gemella, per un problema dei freni, uscì di strada con un incidente particolarmente grave nel quale furono coinvolte e uccise 4 o 5 persone. Questa vettura continuò invece la propria storia sportiva guidata da Siro Sbraci nel 1948 e nel 1949, ottenendo degli importanti risultati agonistici. In seguito fu venduta ad altri piloti che lo utilizzarono in gare minori, delle quali purtroppo si perse la storia. La peculiarità di questa vettura rispetto ad altre vetture da competizione dell'epoca, che venivano spesso assemblate fortunosamente
con pezzi che potevano essere reperiti sul mercato anche dell'usato e quindi provenienti da vetture anteguerra, questa vettura fu invece costruita specificatamente, scegliendo con cura e con attenzione tutti i pezzi e producendo una vettura da corsa con tutte le caratteristiche più raffinate che all'epoca potevano essere offerte. All'interno della vettura possiamo infatti vedere alcuni dettagli particolarmente attraenti anche a livello estetico, quale il freno a mano completamente alleggerito con una serie di delicate forature, tutta la pedaliera alleggerita, il volante che si può staccare con un semplice spinotto inserito sulla colonna dello sterzo e che può essere estratto facilmente dal pilota per entrare ed uscire agevolmente dalla vettura, una strumentazione essenziale ma completa di manometro, termometro, contagiri e temperatura dell'acqua, senza naturalmente avere il contachilometri, perché i chilometri, come in tutte le vetture da corsa, sono una cosa superflua. Quello che conta sono il numero dei giri. Quello che rese famoso Ermini fu la sua preparazione dei motori 1100 Fiat. Infatti la progettazione della testata con bialbero rese i motori 1100 molto più performanti di quanto non lo fossero i modelli di serie. L'applicazione poi di 2 carburatori Weber verticali implementava ulteriormente le prestazioni del motore. Questo motore erogava 86 cavalli a 6200 giri che, paragonate alle potenze attuali, sembrerebbero pochi, ma all'epoca erano potenze ragguardevoli, soprattutto se si considerava che questa vettura pesava soltanto 540 kg. I motori di Ermini o vincevano o rompevano. Difficilmente c'erano vie di mezzo. Questo era dovuto al fatto che le valvole lavoravano direttamente sugli alberi a cam. In seguito chi restaurò ad esempio questa vettura fece delle modifiche sulla testata inserendo i bicchierini, così come nei motori Alfa Romeo, di modo che non ci fosse l'usura sulla testa della valvola e quindi l'affidabilità del motore diventasse ottimale. La vettura era molto versatile, infatti era dotata della coppia di sedili necessaria nelle gare tipo la 1000 miglia, dove il pilota doveva essere accompagnato da un navigatore, ma aveva anche la possibilità di essere chiusa con questo cupolino aggiuntivo per le gare in circuito, che erano le principali alle quali la vettura era stata votata. Infatti abbiamo detto che si trattava di una vettura da Gran Premio, quindi da circuito, analoga all'attuale Formula 1.